Allegria retro gamers e ben trovati in questo nuovo video, qua è DJ Polystation e oggi siamo in compagnia di un PC IBM, computer che ha decisamente visto giorni migliori. Me lo ha regalato il carissimo Vise e stando a quanto mi ha raccontato questo computer viene da un'officina meccanica. E direi che si nota. Questa bestiola avrà visto polvere e grasso per chissà quanti anni e non oso immaginare cosa ci sia all'interno. Tra l'altro da notare anche la forma del monitor qua sopra, cioè voi immaginate questo più o meno dovrebbe essere il colore effettivo del case. Quindi direi di non perderci in chiacchiere, anche perché stavolta abbiamo un bel po' di lavoro da fare. Vi dirò, mi aspettavo molto di peggio. Cioè sì, la polvere non manca, ma non è così tragico. Prima di tutto, cerchiamo di capire con cosa abbiamo a che fare. Sotto un dissipatore passivo possiamo trovare un 486 DX2 da ben 66 MHz, accompagnato da 16 MB di RAM e una grafica integrata della Cirrus. Inoltre, tra gli slot ISA possiamo notare una misteriosa scheda dotata di una porta DB15. E non è una scheda audio, anche perché non ci sono jack di alcun tipo, c'è soltanto una DB15 maschio per giunta, quindi non può essere una porta MIDI o una porta joystick. Cercando in rete qualcosa l'ho trovata. A quanto pare questa scheda serve ad emulare l'IBM 5250, quindi in teoria serve ad interfacciare il computer con altre apparecchiature tramite protocollo Twinax. E qui la cosa si fa decisamente interessante, anche perché un bel po' di tempo fa ho recuperato proprio un terminale Twinax e finora non avevo con cosa usarlo. Ok, ora però non distraiamoci. Pensiamo al PC. Dopo un attento sguardo, noto che, a parte la polvere, sembra essere comunque tutto a posto. A questo punto una normale persona sana di mente controllerebbe i voltaggi dell'alimentatore, ma per vostra fortuna non rientro in quest'ultima categoria. Quindi diamo corrente e vediamo che succede. All'accensione vengo subito accolto dal logo IBM e dai beep del sistema. Dopodiché il computer si pianta sul codice errore 1962. Leggendo sul sito di IBM possiamo notare che 1962 indica l'assenza di un sistema operativo. E direi che è anche normale, data la totale assenza sia di un lettore floppy che di un hard disk. Quindi, dopo essermi accertato che tutto funziona, mi fiondo a smontare tutto per fare un po' di pulizia generale. Mentre smonto però, mi accorgo di alcune chicche tipiche soltanto dei PC IBM. Per prima cosa, le schede ISA non sono collegate direttamente alla motherboard, bensì vengono fatte passare per un riser. Inoltre, l'alimentazione, pur essendo un sistema AT, l'accensione e lo spegnimento vengono controllate dalla scheda madre. Cosa decisamente inusuale per una macchina di questo tipo. Solitamente gli alimentatori AT hanno un interruttore direttamente collegato alla corrente elettrica. Dopo aver smontato tutto pezzo per pezzo, inizio a pulire attentamente le varie componenti, iniziando proprio dalla scheda madre. Dopodiché sono passato all'alimentatore e qui purtroppo ho avuto un'amara sorpresa. Queste grandi menti hanno deciso di rivettare l'alimentatore, rendendolo quindi impossibile da aprire senza romperlo. Bravi! Complimenti, siete dei grandi. Guarda, io voglio scambiare due parole con chi ha avuto questa brillante idea. E così mi sono limitato a fare il possibile, una spennellata tra le griglie e tiriamo a campare. Ora che le componenti sono pulite, vado a rimontare parzialmente il PC. Già che ci sono, però, tocca aggiungere un hard disk. Inizialmente volevo mettere un lettore di SD card, ma poi mi sono ricordato di una cosa. Un po' di tempo fa mio padre recuperò dalla fabbrica dei vecchi hard disk, tra cui proprio un IBM da 1,7 giga targato 1994. Perfetto. Vado quindi a rimontare le RAM e ad effettuare i vari collegamenti. A questo punto, con il PC parzialmente assemblato, vado a dare corrente e, con mia grande sorpresa, scopro che su questo hard disk c'è già un sistema operativo. Indovinate un po'? IBM PC DOS 7.0. E cosa si può volere di più? È già tutto pronto. Per chi non lo sapesse, all'epoca esistevano delle vere e proprie distro di DOS, ognuna con le sue personalizzazioni. Le tre più importanti erano DR-DOS di Digital Research, PC DOS di IBM e naturalmente MS-DOS di Microsoft. Ah, tra l'altro, giusto per non farci mancare niente, su questo hard disk è installato anche Windows 3.1. Beh, visto che abbiamo tutto, direi che possiamo passare agli ultimi dettagli.
Per prima cosa vado ad aggiungere un floppy drive, dopodiché vado a rimontare il riser e rimetto a posto la scheda ISA. Già che ci sono, vado ad aggiungere anche questa scheda audio o PL3. Siamo giunti alla parte più succosa. La stavate aspettando anche voi, dai. Pulizia delle plastiche. Sarà divertente stavolta. Durante la pulizia possiamo notare il case cambiare letteralmente colore. La quantità di sporcizia che c'era su questo case è a dir poco assurda. Penso sia la prima volta in vita mia che vedo una cosa del genere. Che poi la plastica non è neanche ingiallita. Incredibile. Beh, direi che l'unica cosa che è rimasta da fare è rimontare tutto. Prima di concludere però, un ultimo dettaglio. Cercando online ho notato che questo modello ha un logo girevole proprio qui all'angolo, che purtroppo è andato perso. E quindi che si fa? Siamo arrivati a questo punto e vogliamo lasciarlo così? Ovvio che no. Mi fiondo su Tinkercad e vado a replicare il logo. Dopodiché mando tutto in pasto alla mia Cobra Plus. Il risultato finale non è il massimo, ma è pur sempre meglio di niente. A questo punto vado finalmente a riagganciare lo sportellino. Ora che abbiamo finito, tocca assemblare un setup come si deve, quindi vado subito ad abbinargli un bel monitor VGA, un mouse PS2 e naturalmente una tastiera IBM. Il risultato finale è incredibile. Sembra uscito dalla fabbrica sia esteticamente sia internamente, anche perché l'hard disk e il sistema operativo sono quanto di più azzeccato poteva esserci per una macchina del genere. Ora però sono estremamente curioso di provare l'interfaccia Twinax, quindi direi che sia giunta l'ora di dare un'occhiata anche a quel terminale. Ma questo ovviamente è materiale per un altro video. Detto questo, se vi sono stato utile, come al solito vi invito a lasciare un mi piace. Se il video vi ha fatto cagare, beh, lasciate il non mi piace che tanto non mi offendo. Se avete delle domande vi invito a lasciare un commento o a scrivere sul gruppo Telegram e se vi iscrivete noi ci vedremo alla prossima.